Ciao da Stefano Verona, Psicologia Semplice. Oggi parleremo di come si inizia a giocare e come e perché se ne diventa dipendenti. Perché le persone giocano le prime volte? Giocano con la speranza di vincere del denaro e poter così realizzare qualche desiderio. Ma giocando può accadere qualcosa di molto pericoloso: fare una grande vincita. Questo evento causa una potentissima attivazione in un'area del cervello che fa aumentare velocemente la presenza di una molecola chiamata dopamina. Questa molecola è un neurotrasmettitore che tutti noi produciamo costantemente, ma lo facciamo in misura maggiore quando desideriamo qualcosa, anche solo sognando ad occhi aperti. Noi solitamente desideriamo le cose che non abbiamo, ma che però riteniamo potenzialmente raggiungibili. Le desideriamo nell'attesa o nella speranza di ottenerle e facendo ciò provochiamo l'aumento di dopamina. Questo ci fa percepire una piacevole sensazione di euforia. Ci sono invece delle cose che riteniamo di non poterci permettere. Mi riferisco a ciò che di certo ci piacerebbe, ma rinunciamo ben presto a desiderare, poiché non essendo alla nostra portata il desiderio causerebbe solo una spiacevole frustrazione. Se qualcosa non lo consideriamo possibile o sappiamo di non potercelo permettere, pensarlo non ci incrementa la produzione di dopamina. Ma quando facciamo una grossa vincita in denaro, molte cose che prima erano fuori dalla nostra portata diventano accessibili e quindi desiderabili. Una grossa vincita ci rende possibile desiderare anche cose nuove che non avevamo neppure considerato in passato. Si aprono nuove possibilità di desiderare senza andare incontro alla frustrazione e il desiderio si scatena. Questa potente e veloce attivazione dei desideri ci fa produrre un grande quantitativo di dopamina in pochi istanti. Quello di cui non è consapevole il giocatore è che il picco di dopamina che sta sperimentando dopo la vincita è lo stesso che viene generato da uno stupefacente. Le droghe, in particolare gli psicostimolanti, aumentano la presenza di dopamina in quelle stesse aree del cervello che ne vengono inondate a seguito di una grande vincita. Per il cervello è esattamente come se avesse assunto della cocaina. E quando tornerà a giocare, non lo farà più spinto dal desiderio di quello che potrebbe acquistare con la sua vincita. Lo farà per sentire nuovamente quella straordinaria sensazione. Il giocatore non desidererà più acquistare qualcosa. Non lo farà per vincere del denaro da spendere e realizzare qualche suo sogno. Questo è solo quello che si racconta per giustificare a se stesso la scelta di continuare a giocare. Egli invece gioca perché, mentre spera di vincere, il cervello gli offre una piccola dose di quella sostanza che ha sperimentato dopo la prima vincita. Come vi ho detto, durante la nostra giornata produciamo continuamente della dopamina. Il suo livello si innalza lievemente grazie all'attesa di piaceri quotidiani, come il cappuccino o il croissant, per poi tornare a un livello normale poco dopo averli soddisfatti. Ma una vincita al gioco innalza incredibilmente la nostra produzione di dopamina e dopo aver avuto un picco molto alto, il suo valore si abbassa di colpo ad un livello più basso di quello che si aveva prima di giocare. Più alta e veloce sarà la salita, più dolorosa sarà la ricaduta. E ci vorrà del tempo per tornare ai livelli normali. I livelli diventeranno dolorosamente bassi e solo se eviterà di giocare ancora potranno normalizzarsi. Ma rinunciarvi sarà vissuta come un'esperienza spiacevole e il cervello ci spingerà a continuare. Il ludopatico quindi continua a giocare per rialzare il desiderio e alzare così il suo livello di dopamina. Come capirete, ora non è più alla ricerca di denaro. Ha bisogno di desiderare la vittoria per non sentirsi affamato di dopamina, che quando è scarsa lo fa sentire apatico e infelice. Capirete che arrivati a questo punto non si tratta più di desiderio, ma di bisogno. Sta sviluppando una dipendenza. Dipendenza dal desiderio. Dipendenza dalla dopamina. Continuando a giocare ovviamente si inizia a perdere e la situazione non migliora affatto dal punto di vista del desiderio. Adesso compare anche il desiderio bisogno di recuperare la cifra perduta e questo è ancora più forte di quello che si aveva inizialmente.
Così la produzione di dopamina aumenta ancora. Il picco si fa sempre più alto con una conseguente ricaduta in basso dopo ogni perdita. Il ludopatico smette di giocare solo quando ha terminato i soldi dopo una disperata rincorsa a un benessere emotivo che si allontana sempre di più dopo ogni giocata. Chi osserva da fuori un giocatore patologico davanti a una slot osserva una persona in uno stato di profonda alterazione. Spesso fuma o beve alcol, anche questo per innalzare il suo livello di dopamina che crolla dopo ogni giocata. È qualcosa di molto angosciante da vedere. Perdonatevi se vi ho descritto questo incubo, ma spero vi possa aiutare a comprendere come questa attività sia pericolosa. Con questo video ho iniziato a spiegarvi come funziona la dopamina, che è coinvolta in tutte le dipendenze. Ve ne parlerò ancora nei prossimi video, parlando di altri comportamenti e sostanze che generano dipendenza. Vi ricordo che se volete il mio videocorso completo sulle dipendenze, potete averlo ad un prezzo molto scontato facendomene richiesta nei commenti in fondo al video. Vi ricordo inoltre di commentare il video, condividerlo con le persone interessate e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao e ai prossimi video!